Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi proveremo a parlarvi di un argomento che ci avete chiesto in tanti. Parleremo del funzionamento dei carburatori. L'altra volta vi abbiamo fatto una rapida carrellata, adesso entreremo un pochino più nello specifico. Guarderemo insieme il sotto e il sopra del carburatore. Io vi parlerò del sotto e io vi parlerò del sopra. Chiaramente noi abbiamo un carburatore dell'orto che funzionerà come esempio. Dunque, eccoci qui, la benzina entra di qui e poi raggiunge la vaschetta passando per la valvola benzina, che è la prima strettoia. Inutile dire, curarsi che non ve ne siano altre a monte, perché altrimenti tutti questi discorsi non servono. In ogni caso ci sono varie valvole benzina di varie misure. Inutile come dire, ammazzare i moscerini col cannone, e quindi scegliere una valvola benzina un po' più abbondante delle esigenze del motore, ma non esagerata, perché non occorre. Poi c'è il galleggiante che presiede al mantenimento del livello costante, in realtà quasi costante, perché a parità di altre condizioni, quindi a parte le vibrazioni e tutto, man mano che il gas si apre e il motore sale di giri e la richiesta di carburante aumenta, si deve stabilire un equilibrio nuovo per cui il passaggio di benzina in vaschetta è maggiore, quindi il livello sarà gioco forza un po' più basso a piena apertura di gas e un po' più alto al minimo. L'importanza del livello sta nel fatto che influisce sulla depressione necessaria a richiamare benzina. Più è basso il livello, più ci vuole depressione. Un livello troppo alto però fa un sacco di guai, perché fa imbrogliare il motore e oltre un certo limite lo fa ingolfare, come è evidente quando lo spillo si va fuori uso troppo o non tiene bene. Poi la benzina cosa fa? Rimane in vaschetta e viene assorbita dal getto del massimo, che è qui, in questo caso. Il getto del massimo su questo tipo di carburatori ha una grande importanza, ma la massima importanza la gioca a tutta apertura, perché a tutte le altre aperture un ruolo fondamentale lo gioca lo spillo. Quindi com'è però che funziona, che viene aspirata? Abbiamo detto che passa dal tubicino, entra in vaschetta e poi? E poi, grazie alla depressione che c'è nel Venturi o anche in questi carburatori in cui c'è il punto in cui la benzina può essere aspirata, non è esattamente un Venturi perché non c'è una vera e propria strettoia, però questa depressione fa sì che il carburante venga aspirato e tutti questi artifici, lo spillo, il getto, il polverizzatore, servono a riuscire a mantenere o ad avere la possibilità di farlo, di mantenere il titolo della miscela aria carburante aspirata dal motore sempre un pelo sopra il rapporto stechiometrico ideale, per due esigenze. Uno, perché l'eccesso di carburante contribuisce a mantenere basse le temperature grazie al calore latente del carburante, che è il calore che riesce ad assorbire passando dallo stato liquido a quello gassoso. Due, proprio perché è un sistema meccanico e per quanto la carburazione possa essere accurata ci saranno sempre delle variazioni, per cui ci si avvicinerà più o meno, sempre per eccesso, al rapporto stechiometrico ideale. Ed è per questo che i sistemi a gestione elettronica, tristemente in auge per noi che siamo persone alcune giovani, alcune attempate a cui piacciono questi oggetti, però quei sistemi lì possono mantenersi molto più prossimi al rapporto stechiometrico ideale, con beneficio dei consumi. Nella parte superiore del carburatore troviamo tre elementi fondamentalmente che che possono influenzare il titolo del carburante. Abbiamo lo smusso della valvola gas, che è questo, la cui misura è scritta sul fondello della valvola, 45, 40, 50 eccetera, lo spillo con le sue tre caratteristiche principali: diametro cilindrico, lunghezza della parte conica e punta e diametro della punta, e poi l'emulsionatore, cioè questo qui che diciamo è una cosa di transizione perché sta tra il sotto e il sopra del carburatore.
Lo spillo permette di avere una curva di carburazione, adesso mi soffermo su questo aspetto, variabile, cioè cambiando la lunghezza della parte conica o il diametro della punta o il diametro della sezione cilindrica è possibile avere una carburazione più ricca o più magra a regimi a aperture medie, basse o alte, e chiaramente pure rispetto ai regimi, perché funziona a depressione, come già abbiamo visto. Come fa dunque lo spillo insieme al polverizzatore a regolare quanto carburante c'è nella miscela? Lo fa sostanzialmente tramite il diametro, ovvero sia tramite l'area di passaggio residua che c'è quando lo spillo si muove dal basso verso l'alto all'interno del polverizzatore. Questo che cosa vuol dire? La faccio breve. Più è corta la parte conica, più è corta, e più avremo una carburazione magra a piccole aperture. Più è piccola la punta e più avremo una carburazione ricca a grandi aperture. Chiaramente il diametro della parte cilindrica influenza tutte quelle aperture in cui la parte conica ancora non sporge all'interno del venturi. Mixando tutte queste caratteristiche dello spillo è possibile ottenere la carburazione giusta, o quantomeno la meno sbagliata. Alcuni amici, sai che fanno? Che fanno? Mettono il carburatore, che ne so, 28 su collettore 24, pensando, dice, così è meglio. Però non mi sembra che fanno bene, tu che dici? No, non è meglio. Anzi, da quello che abbiamo detto finora avrete capito che già è abbastanza difficile trovare una carburazione ottimale che sia davvero tale. Mettere un carburatore più grande di diametro rispetto al collettore significa inserire in questa corsa a ostacoli un ostacolo davvero impegnativo. Per quale motivo? Il motivo importante è solamente uno, che se tutto funziona con la depressione, se tutto funziona con la depressione, a piena apertura del gas, che cosa succede? Il carburatore, puta caso, da 28 è tutto aperto, se non che ha alle spalle un collettore da 24, ergo nel venturi o comunque nel punto dove viene aspirata la benzina crolla drasticamente la depressione. E allora che succede? La carburazione si smagrisce di botto, quindi o senza alcun beneficio per le prestazioni, ben inteso, si monta uno spillo, ci si ingegna per far sì che la carburazione abbia un ingrassamento enorme, superata una certa apertura per compensare il crollo della depressione, oppure si grippa. Ma prima tu hai parlato di polverizzatore, di spillo, ma se io metto un polverizzatore di un punto più piccolo, di 2 punti più piccolo, che cambia? Succede che la carburazione tende a smagrirsi un po' lungo tutto il suo arco. Chiaramente lo fa in maniera diversa a seconda di come è fatto lo spillo, cioè più lo spillo è grande e più la carburazione tende a smagrirsi, quindi più l'aria è ridotta e più poi si smagrisce. Cosa vuol dire in soldoni? Se ad esempio montiamo già uno spillo che ha una parte conica molto corta, è possibile che si verifichi uno smagrimento maggiore rispetto alla diminuzione del polverizzatore su uno spillo che ha la parte conica più lunga, chiaramente nel primo tratto dove funziona quell'aspetto, quel pezzo dello spillo. Chiaramente la parte conica dove fa più effetto è quella poi delle medie aperture, questo è chiaro. Ma invece ti ripasso la palla, e se io alzo oppure abbasso lo spillo? Perché l'effetto è simile, ma non proprio uguale. Appena diverso. Se si alza lo spillo, si ingrassa un po' su tutto l'arco con un effetto più pronunciato dalle medie aperture in su. E il getto del massimo? Il getto del massimo, come dice la parola, influenza principalmente il massimo. Chiaramente è sempre in funzione della corona circolare residua quando lo spillo è tutto aperto. Sarà inutile mettere un getto del massimo esageratamente grande se poi l'area di passaggio residua tra lo spillo
e il polverizzatore sarà insufficiente. E invece lo smusso della valvola, per esempio, perché qua prendono sempre piccole aperture. Lo smusso della valvola influenza moltissimo la ricchezza della carburazione all'apertura del gas, quindi quanto più lo smusso è pronunciato, numeri che salgono 50, 60, insomma così, più il motore sarà magro in apertura, ed è un effetto molto avvertibile questo. Insomma, dopo tutto questo video, in conclusione, dove vogliamo mettere l'accento? La cosa più importante: non mettete i carburatori grandi sui collettori piccoli. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.